Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 29, edizione Centauria. Il modello è in scala 1 a 8. Per il completamento di questa collezione sono previste 110 uscite. Questa, tra i tanti titoli vinti, ha vinto il Rallye di Monte Carlo del 1984 con il grande pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian. Intanto, mentre faccio scorrere queste poche immagini e purtroppo questo forse facciamo mezza pagina tra tutte e due le metà della storia che hanno pensato di dedicare a quest'auto. Sarebbe stato bello leggere un po' di più. Stavo dicendo che mentre vi faccio vedere il fascicolo ringrazio tutti i miei iscritti, grazie ragazzi con tutto il cuore, alle persone che mi guardano e si dimenticano di iscriversi, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata anche alla playlist, potrete trovare altri modelli non solo d'auto e infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questa uscita andiamo a montare la quarta ruota, poi ci sarà ancora quella di scorta, quindi ricevo il copertone, la parte interna del cerchio che è in plastica, la parte esterna che è in metallo, questo che va avvitato sul disco dei freni e che come definizione lo chiamano disco dei freni, in realtà è parte del disco dei freni. Questo è il disco dei freni, abbiamo i bulloni, 4 serie di viti, eccole qui, GM, UM, AMM e infine DM. Sono tutte da avvitare nel metallo. Se volete potete usare un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante. Che altro? Vi ho fatto vedere tutto. Io vi dico come sono andato a procedere. Ho preso 3 viti, così, AMM, e sono andato a avvitarmele qui, creandomi il filetto. Successivamente sono andato a prendere 2 viti UM e mi sono creato il filetto qui. Anche questo è in metallo. Questi sono gli unici 2 pezzi in metallo. Poi ho preso un attimo solo che devo guardare la vite giusta, la DM, e sono andato a crearmi il filetto qui. Infine ho preso una vite GM, ce ne serviranno poi 2, e sono andato ad avvitarla qui fino in fondo. Con la stessa vite sono andato a avvitarla qui, creandomi il filetto, e infine, sempre con la vite GM,
sono andato a crearmi il filetto qui e la vite infatti è ancora all'interno. Bene, io sono andato già a prepararmi tutto, mi sono messo anche 2 viti, 2 bulloni, vi avevo già fatto vedere nella ruota precedente il lavoro che ero andato a fare. Per evitare che vi si possano rompere i bulloni all'interno del foro, sono andato a prendermi una vite da 1,4 mm io adesso vi faccio vedere il procedimento, ma ho già eseguito questa operazione. Ecco qui, ne faccio vedere soltanto uno. Vedete, mi sono passato i 5 fori. Una volta fatto questo, prendo uno stuzzicadenti, taglio da rendere piatta la testa, biadesivo, questo vi aiuta molto Se avete piacere di aiutarmi ulteriormente, oltre a guardarmi e iscrivervi, potete condividere i miei video nei gruppi dedicati, magari possono essere d'aiuto anche a qualcuno. Ecco qui, guardate, semplicemente questo, avete visto? Inserisco poi ho preso una vite, una chiave a brugola, importante che sia piatta, qualsiasi cosa abbiate di piatto. Essendo però questa in metallo, vado a mettermi un po' di nastro carta in testa, così evito di poter danneggiare la vernice del bullone quando lo spingo. Ecco qui, e procedo piano piano. Perfetto, attenzione adesso, perché lo stesso lavoro sono andato a farmelo qui con la punta del trapano da 1,4 mm e mi sono rettificato tutti questi fori uno per uno. Poi questa è una prova importante, guardate questo scasso qui nel metallo, qui abbiamo un segmento, dovete metterlo in corrispondenza perché questi perni che fuoriescono e devono fuoriuscire tutti
alla stessa lunghezza, altrimenti dovete inserire quel bullone perché vuol dire che è rimasto un po' fuori. Questa è una prova importante. Mi fa molto piacere perché, guardate, hanno fatto una colata qui che oltre che alla vernice ha anche un po' di metallo, quindi devo andare a consumare. Vi faccio vedere da vicino questa parte qui che tanto è nascosta. Guardate qui, vedete come gonfio. Allora facciamo così. Proviamo adesso, se non basta ovviamente continuo. Vediamo dove tocca. Ah, così basta. Ecco. Adesso io devo andare a inserire questo perfettamente all'interno. E i miei perni devono poter entrare dentro senza che i bulloni, vedete questo ad esempio è stato sparato fuori, ma non è un problema. Io adesso se lo spingo e lui entra, non è un problema perché quando lo farò inserire una volta che andremo a montare il tutto, saprò che spingendolo lui entra dentro. Ma se voi non vi siete preparati prima, vedete cosa succede quando spingete? Ve lo butta fuori. Questo stranamente va drizzato un po'. Ecco, è una prova importante questa, altrimenti pensate di aver montato bene il pezzo, ma così non è. Vedete, qui non entra. È entrato dappertutto, ma non è entrato lì. E tenete presente che io ho rettificato, cioè ho passato la punta all'interno, figuriamoci se non lo fate. Ecco perché poi la ruota vi balla o non gira diritta. Sto facendo un lavoro che avevo già fatto prima, vabbè. Proviamo perché non dovete avere fretta. Ecco, guardate, vi faccio vedere. I bulloni sono tutti inseriti perfettamente e se noi andiamo a vedere dietro, anche dietro è inserito tutto perfettamente. Ecco perché vi dico, montate la ruota ma dietro non lo vedete, ma vi succede questo. Adesso dovrebbe essere tutto più semplice. Sfilo. Diamo un'occhiata qui, perfetto.
Adesso montiamo il copertone sul cerchione. Controllatevi la valvola, la toccate un po' delicatamente, se è rigida va bene, altrimenti un goccio di colla qua sotto, dietro all'interno. Sceglietevi la parte del copertone che vi piace di più, una è più opaca, una è più lucida. Io sceglierò quella lucida. Se vi siete creati i filetti, vi basterà girare il cacciavite al contrario. Quando sentirete il click o clac, quello che volete voi, potrete avvitare perché sarete certi che la vite ha preso perfettamente il filetto. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Questo ovviamente solo se vi siete creati i filetti, come vi ho appena detto. Sentito? Controllate che la parte in plastica del cerchio, quella interna, sia perfettamente imbattuta lungo tutta la circonferenza di questa parte qui in metallo. Bene, adesso semplicemente ricordatevi che la molla, questa parte qui che è più attaccata, va verso i parafanghi, questa che è più aperta va verso il terreno, e in più, anche se probabilmente le molle non si vedranno, forse più quella anteriore, questo inizio e questa fine, a seconda da dove si inizia a guardarla, mettetela all'interno, così si vedrà la faccia completamente pulita. Quindi così. Prendiamo il fusello, svito la vite della ruota, qui ci va poi la rondellina di plastica, questa qui. Vado a svitare la vite GM sia qui che qui. Monto e si è finito il montaggio anche di questo fascicolo numero 29. Vado a svitarla finché arrivo al filo di questo pezzo qui, così che mi possa entrare perfettamente dentro la leva, la barra. Ecco qui. Mi monto il disco. Ecco qui. Allora, questo va messo così. Cos'è successo qui? Un attimo. Eccoci di nuovo qua. Allora. Qui abbiamo due punti dove vedete questo difetto, che è il punto dove entra l'iniezione della plastica nello stampo. Io lo metto in corrispondenza e avvito.
lo centro bene, guardo questa linea che sia perfettamente collimata con l'altra. Vedete? Se lo montate così non va bene, e nemmeno così. Così. Ok. A questo punto questo lo mettiamo così. In realtà riusciamo a montare meglio il pezzo senza mettere prima il copertone, e così andrò a fare. Il tubo del freno lo faccio entrare in questo forellino piccolissimo, non questo grande, quello sopra. Eccoli. Inserisco il fusello nella molla, questo lo porto su, il semiasse con la cuffia, così. Ecco qui. Controlliamo. Ecco. Controllatevi la molla sotto, che non si veda, come vi ho detto prima, la parte tagliata. Va benissimo. Prima di arrivare alla fine controllate che abbia preso anche l'altra, tirate su, perfetto, e avvitate. L'altra intendevo il filetto che c'è qua in mezzo, perché se non inserite perfettamente il pezzo sul fusello vi avvitate lo stesso la vite, ma non la mettete bene e lui è libero poi di uscire. Fate attenzione. Bene, a questo punto questo lo metto qui, metto su questa parte qui con questa scanalatura, questo scasso qui che deve entrare nella scanalatura ovviamente lo metto su anch'esso, inserisco così, fermo il dito, chiedo scusa, fermo il disco del freno con un dito dietro, provo a far girare la ruota e la ruota deve girare insieme al disco, altrimenti non va bene. È correttamente inserito, lo faccio girare e con le punte delle dita spingo fortemente verso il cerchio, per quella ragione che vi ho detto prima, affinché tutti i perni dei bulloni entrino all'interno dei fori. Adesso non mi rimane che mettere la vite e controllare qualche bullone che sarà uscito, ma lo spingerò una volta che avrò stretto e lì rimarrà. Perfetto. Adesso mi passo tutti i bulloni, ecco qui, questo era uscito un po', e questo era uscito anche un po'. Vedete? Così sono tranquillo. Adesso finalmente possiamo girare la nostra macchina, anche se ancora non è completa, perché non corro il rischio di schiacciare i paraspruzzi. Guardate che spettacolo.
il montaggio è terminato, vi faccio soltanto vedere il cofano e questo musetto che è un'opera d'arte. Non so se ve l'ho già detto, ma sto facendo tanti di quei video. In realtà sto mettendo le mani avanti perché non me lo ricordo se ve l'ho detto. Dopo andrò a fare anche il video della Lancia Stratos Livrea all'Italia HF del grande pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga, che ha vinto tra i tanti titoli il Rallye di Monte Carlo nel 1976. Anche quella edizione Centauri in scala 1/8, 110 uscite. Se avete piacere seguitemi. Guardate che cosa è questo musetto. I filetti della verniciatura, i filetti sono questi, sono perfetti, senza incertezze, non ci sono sbavature. Addirittura hanno fatto il gancio, questo, che è un gancio traino, in metallo. E hanno fatto bene, perché se uno lo urta è facile danneggiarlo, invece così assolutamente no. Qui poi ci saranno 10 LED, frecce comprese, che illumineranno questo musetto grazie a un telecomando e ovviamente a dei LED che andranno inseriti nei fori dedicati. Sarà sicuramente poi da svitare anche questa parte qui per poter poi far passare il filo qua e inserire bene i LED qua dietro. Vedremo se sarà necessario, ma penso di sì. E poi, ultima cosa da farvi vedere, guardate. Meraviglioso questo cofano. Targhette in alluminio avvitate. Tutto in metallo, rettina in metallo. Addirittura abbiamo questo particolare dei getti dell'acqua del cristallo anteriore. E sotto, questa è un'altra ciliegina sulla torta, la finta fibra di vetro e tutte le guarnizioni. E questo è il paracalore, perché questa parte qui è in corrispondenza del turbo, della turbina, di questo meraviglioso, come posso chiamarlo, mostro, mamma mia. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari, e che dirvi, se avete piacere aiutatemi a crescere. Ciao a tutti.